Mie impressioni sulla nuova Headspeed Motion versione 2025. La pala firmata dalla campionessa Ari Sanchez. La racchetta in test pesa 356 grammi e ha un bilanciamento a 26,9 cm, quindi perfettamente in specifica. La forma è a goccia e i piatti sono in misti di fibra di vetro e carbonio, completamente lisci e con finitura lucida. La gomma è la classica Power Foam di Ed. Il tatto complessivo risulta un punto di durezza sopra il medio, con una salita di palla abbastanza pronunciata, ma comunque con un tocco piuttosto secco. Il punto dolce risulta abbastanza generoso considerando anche il formato, ma risulta un po' più basso e centrale di quello che ci si aspetterebbe. Si ottengono infatti risultati migliori impattando leggermente più basso di quello che la forma potrebbe suggerire. In punta nonostante il bilanciamento alto non risulta pienissima. Il feeling all'impatto è buono, con un bel tocco piuttosto pieno e rotondo. È una racchetta abbastanza comunicativa anche se tende ad amplificare un po' la velocità del gesto tecnico soprattutto a regimi medio-alti, mentre ai bassi regimi offre un aiuto che non risulta mai eccessivo. La maneggevolezza è molto buona, anche se i giocatori con braccio meno allenato potrebbero comunque soffrire, specie nelle situazioni di gioco dal basso. Il bilanciamento alto. Il comfort è eccezionale, grazie alle numerose tecnologie specifiche di casa Ed, tra tutte Auxetic e Soft Backup, qui arrivati entrambi alla versione 2.0. La pala è gentilissima sulle articolazioni e consente di stare molte ore in campo senza accusare fastidi. Inoltre, grazie alla buona uscita di palla e alla sua leggerezza, la racchetta consente di spingere agevolmente per tutta la partita senza grandissimi sforzi fisici. Per quanto riguarda lo spin, abbiamo un primo problema per questa racchetta, che come detto è liscia e lucida. Questo unito all'elevata reattività dei piatti fa sì che la racchetta spesso non aiuti a imprimere gli effetti, specie in situazioni di freddo o umidità dove la pallina non si aggrappa sul piatto, anzi tende un po' a scivolare e quasi a slittare. La vorrei provare con l'applicazione delle nuove Pro Spin Strips di Ed. Confido di poter dare un feedback in merito in una prossima recensione. Nel gioco dal fondo, la superficie reattiva del piatto aiuta nel gioco di difesa dal basso, specie a ritmi più lenti. Risulta ottima per alzare pallonetti profondi e mantiene un buon controllo anche nel gioco di ciquita e bote pronto. Va invece un po' controllata e tenuta a bada agli alti regimi, dove si può perdere un po' di controllo e va sempre tenuto in conto il suo bilanciamento, specie nei recuperi al limite. Per le sue caratteristiche ti invoglia sempre ad accelerare il ritmo di gioco, ma questo può rivelarsi chiaramente un'arma a doppio taglio in fase di gestione e controllo delle palle che ritornano veloci, dove come detto lei non eccelle, col rischio di aumentare la percentuale di errori. Tra le racchette con superficie mista di vetro e carbonio di Ed, è comunque quella che secondo me offre il miglior controllo e feeling in difesa, ma comunque sotto questo aspetto rimane inferiore ad altre soluzioni full carbon, anche di casa Ed. Dall'alto e in volée dove la racchetta rende meglio, in quanto offre sicuramente una buona potenza, inferiore nella linea Motion solo alla Extreme e in generale in linea con una Radical Pro. Quando c'è da spingere, nonostante il peso sulla carta non elevatissimo, non si tira mai indietro. Bisogna però stare un minimo attenti se si fanno gesti tecnici troppo irruenti o se si vuole lavorare eccessivamente la palla, perché a volte la pallina scappa via con troppa facilità e si può rischiare di andare lunghi a vetro. Meglio sicuramente nei colpi piatti che in quelli tagliati, dove come detto se si eccede si può perdere un po' di controllo e misura, visto anche che la palla rimane poco a contatto della faccia della racchetta e tende a schizzare via facilmente. In volée è molto agile e, nonostante la leggerezza, risulta anche molto solida e si comporta molto bene nei blocchi. Per quanto riguarda Bandeca e Vibora, escono con molta facilità palle profonde, veloci e pesanti, anche se c'è da gestire sempre il discorso dei tagli, da imprimere in maniera tecnicamente buona per avere risultati efficaci. Lo smash e i colpi piatti di potenza e di prepotenza sono probabilmente il punto forte della racchetta, sempre comunque in relazione al suo peso contenuto. La racchetta infatti offre un buon aiuto con l'uscita di palla e anche la potenza massima non è da sottovalutare. La pallina non viene assorbita troppo dal piatto della racchetta e realizzare uno smash, anche da non troppo vicino alla rete, è frequentemente efficace e appagante.
Ovviamente manca un po' di massa e inerzia per essere un vero e proprio cannone, ma in spinta non ci si può lamentare. Rispetto alla versione precedente del 2023, Ed secondo me ha fatto un buon lavoro e migliorato la racchetta. Punto dolce e maneggevolezza sono stati leggermente aumentati, ma soprattutto è stato diminuito un po' l'eccessivo effetto elastico che caratterizzava il modello precedente. Ora, grazie ad un tatto un po' più secco, ha un migliore compromesso tra uscita di palla e controllo. Come livello di gioco, è sicuramente sfruttabile con buoni risultati da un livello intermedio in su. Rimane una racchetta polivalente ma di difficile collocazione. Fa tutto bene ma non è specializzata in nulla di particolare. Per un giocatore di sinistra bombardiere puro ci sono pale migliori, meglio per un sinistro più manovratore e che cerca un aiuto in spinta e potenza, specie sui colpi piatti. Per un giocatore di destra è sicuramente più indicata, ma potrebbe mancare un po' di controllo, soprattutto in difesa ai ritmi alti. La consiglio quindi per un destro aggressivo a cui piace accelerare frequentemente il gioco e che si trova a suo agio nel gioco dall'alto e nell'essere spesso a rete.